Eccomi qua, mi è stato chiesto come mi trovo a vivere in Spagna. Quindi facciamo una bella chiacchierata. Oggi magari se qualcuno sta pensando di trasferirsi, questa è insomma la mia esperienza. Allora, io vivo tra Alicante e Valencia, un piccolo paesino abbastanza esclusivo, infatti per quello mi è molto piaciuto. E così vi racconto questa cosa particolare. Io avevo scelto Alicante, ok? Perché avevo scelto questa zona qui anche, uno perché comunque è il sud e quindi mi piace che comunque c'è il sole. Abbiamo scelto per esempio la Spagna perché comunque si avvicina molto a, diciamo un po' all'Italia, no? Sia in termini di vicinanza, ma anche come diciamo un po' insomma cultura, cibo, insomma abbastanza similare e quindi questo ci piaceva. Io preferivo, avevo optato per le isole, soprattutto dove si parlava inglese, tipo mi piaceva Malta o cose così, però mia moglie non voleva insomma non avere la possibilità di essere libero, voglio muovermi in macchina, non voglio essere un po' limitata, diciamo tra virgolette, discorso dell'isola solo con l'aereo. E quindi abbiamo optato per qua. Però la cosa interessante che mi fa, le cose della vita, no? Da un no ho trovato questo posto, questo piccolo paese esclusivo, ma veramente molto bello, da un no. Quindi delle volte no, anche il fatto di affidarsi, cioè lanciare un po' la tua visione di quello che vuoi e affidarsi anche un po' all'universo. Mi ricordo che ero a giugno, avevo scritto a una scuola perché mia figlia andava in una scuola Waldorf in Italia e quindi cercavo la stessa scuola, no? Perché ho pensato quando cambia, già cambia diciamo lingua da parlare, tutto, non volevo crearli troppo scompiglio, quindi volevo che avessero il medesimo metodologia di insegnamento e quindi cercavo una Waldorf qui e avevo trovato Alicante. Solo che li scrivo a giugno e tutto a posto. Poi li scrivo verso fine agosto, dico guarda che sto partendo, vengo a settembre, no? E alla fine però io un po' ingenuamente, non lo so, il destino, non lo so, non è che avevo riservato, diciamo, il posto. E quindi quando gli scrivo che sto arrivando mi dicono guarda che non c'è più posto. Porca miseria, ho detto come non c'è più posto? E adesso come faccio? Il sogno Spagna, cambiare? Io ero all'epoca, io vivo a Padova, però ero giù in Sicilia e sono stato lì tutta l'estate in vacanza, quindi dico vabbè, andiamo, cosa faccio, cosa non faccio? Alla fine metto lì a cercare e trovo questo piccolo paesino che c'era una Waldorf, che non avevo neanche notato prima, quindi vuol dire che non l'avevo neanche cagata. Però più guardavo questo posto e più mi piaceva, perché non era una grossa città, non c'erano, diciamo, palazzi alti che a me non mi piace, io volevo scappare un po' dalla città e notavo che c'erano piccole villettine, molta, come dicono, naturalezza, cioè c'erano molti alberi, natura, mare e quindi poi ho scritto a questa scuola e alla fine ha iniziato lì mia figlia, però anche questo farci capire che delle volte da un no, quando dicono si chiude una porta, se ne aprono altre. E ci è andato meglio perché io qua mi trovo benissimo. Sono andato anche a vedere poi insomma Alicante, Valencia e sono belle, bellissime, però troppo grandi. Cioè io cercavo un piccolo paesino comunque abbastanza esclusivo, perché vedo insomma viene da tutto il mondo, insomma vengono qui in questo paese, quindi non è proprio Spagna Spagna la mia esperienza, diciamo, non è un piccolo paesino dove fondamentalmente qua se tu vieni a parlare e parli anche solo inglese e questo mi è anche piaciuto perché l'esperienza, io cercavo un posto dove imparare l'inglese, che i miei figli potessero parlare inglese, qua se tu vieni, parli solo inglese, puoi anche non parlare, mai imparare lo spagnolo tranquillamente, tanto puoi parlare con i genitori della scuola, se ti muovi, vai al supermercato, parlano inglese tranquillamente. E questa è una figata. La cosa che secondo me mi piace della Spagna, però io non so, è questa mentalità internazionale, che io non so, sì, nelle grandi città forse in Italia c'è, ma in questo piccolo paese così, quindi tutto vicino, ma questa mentalità internazionale lo adoro, cioè ti dà un'apertura mentale incredibile. Io per esempio, non so, magari sei lì, parli con uno svedese, poi c'è quello norvegese, c'è magari il sudamericano, c'è l'olandese, adesso ci sono molti olandesi, l'inglese, e quindi questa apertura che hai sull'Europa, sul mondo, è davvero interessante. E soprattutto parlo sia per noi, ma mi immagino anche poi in futuro per le mie figlie. Cavolo, magari hanno amici che vengono da un po' tutta Europa o anche di più. Questo secondo me ti dà molto un'apertura, diciamo, mentale, di opportunità, perché sai magari una cosa, tu parli con un amico russo, ti dice guarda che là in Russia funziona così, c'è questa cosa qua, cavolo, magari unisci i puntini e crei un'idea di business. Immagino anche in futuro, questa veramente è una cosa che secondo me mi piace molto
magari in città internazionali, come non so, se tu vivi, non so, Venezia, Roma, Milano, magari c'è la stessa cosa. Però io per esempio che venivo da Padova, non trovavo così tanto questa cosa qui, almeno dove vivevo io, sai, frequenti il quartiere con persone, non so, un po', come dire, che guardano il proprio lavoretto, guardano la città, cioè non hanno una visione diversa, no? E questo da me, da questo punto di vista, mi piace molto. E in più è un po' complicato all'inizio, no? Mi ricordo il primo anno, ormai sono quasi a settembre, 3 anni che siamo qui, il primo anno, abituato ad andare a scuola, per esempio, una cavolata, a parlare con i genitori insomma, compagni di classe di mia figlia, ci parli in italiano, tutto semplice. Qua la chat, mezza spagnola, mezza inglese, devi parlare con una persona, all'inizio non sai una cippa, il mio inglese è pessimo, mia moglie per fortuna meglio, è un po' complicato alcune volte, no? Soprattutto il fatto che tu magari stai parlando con un papà in spagnolo e dall'altra parte ti giri, devi parlare in inglese. Però alla fine vedi questa cosa qua ti dà flessibilità mentale e a me piace questa cosa qua, cioè il fatto di uscire un po' dalla tua zona di comfort a questo punto di vista è interessante secondo me e un'esperienza di vivere all'estero secondo me credo che faccia sempre bene, cioè anche solo il pensare di devo farmi documenti, devo capire dove trovarmi una casa, creare nuove amicizie, cioè questa cosa qua ti dà una flessibilità mentale, ti dà un'esperienza di vita che ti apre tantissimo la mente e secondo me serve. Io lo consiglio a tutti, io l'ho fatto a 40 anni, ma se hai la possibilità fallo, vai a vivere all'estero perché veramente adesso capisco quelli che lo facevano e che raccontano la loro esperienza, è una cosa che veramente ti apre la mente ed è utile. Poi per noi ora ci sentiamo più a casa qui perché abbiamo trovato qualcosa di, non è perfetto ovviamente, no? Però è qualcosa che si avvicina veramente al nostro stile di vita. Perché, per esempio, dove abitiamo noi, mi piace perché c'è la situazione del piccolo paesello che sembra del sud Italia e vai lì in centro e c'è una cosa così tranquilla. Poi c'è una zona del porto romantica, poi c'è la parte un po' più commerciale con la spiaggia grande, tipo modi americana con le palme, c'è la spiaggia un po' più romantica, diciamo, del porto con le barchette. Cioè, questa situazione tutto vicino a noi ci piace molto, quindi lo consiglio. Consiglio anche per chi invece si sta trasferendo all'estero e se posso dare un consiglio, chi si vuole trasferire all'estero, come per fare il dipendente, però non con idee di business o aprire mercati, vi do un consiglio, andate, ok, dove non ci sono tanti italiani. Cioè, perché questo? Perché per esempio parlavo qua con un ragazzo, dice, ma se tu per esempio vieni qua e fai il cameriere, cazzo un cameriere italiano viene visto molto bene, ok? Magari ci sono anche pochi ristorantini, però l'italiano piace. Per esempio, se tu vai in un posto a fare il cameriere, no? Se tu invece vai in una grande città dove è pieno di italiani, c'è più concorrenza. Quindi anche da questo punto di vista, sia astuto, no? Perché? Perché se c'è richiesta di te che sei italiano, perché l'italiano piace, no? Per esempio vai in un posto di mare dove quello che c'è è la ristorazione, no? E cioè, tu immagina tanti italiani, richiesta, ma tanti italiani, tanta concorrenza. Pochi italiani, richiesta di italiani, può essere pagato anche di più. Quindi, no, perché io vedevo, parlavo anche con questo mio amico, e dice, cazzo, qua, se vuoi puoi anche guadagnare bene anche come cameriere, no? Rispetto, per esempio, che io vedevo nel classico forum su Facebook dove gli italiani, non so, in una grande città, italiani a Alicante, italiani a Valencia, no, ma non venire in Spagna, prendi 1000 euro, 1200 euro. Parlo con questo mio amico qua, ragazzi, cioè, qua italiano, e mi parla di altre cifre anche, no? Quindi questo consiglio te lo posso dare, no? Quindi anche vedi qua, in ogni cosa non ascoltare solo l'opinione di una persona, ma vai lì e vivi te la tua esperienza, che può essere un'esperienza diversa. C'è chi dice non venire in Spagna perché prendi 1200 euro al mese, perché è in una grande città piena di italiani, invece vai da un'altra parte con un'altra persona e ti dice no cazzo prendo 2000 euro al mese da cameriere, ok? Chiaro che poi ci sono alcune cose, per esempio io non ero abituato a dovermi cercare casa, cambiare casa in un posto come questo dove c'è tanta richiesta e ci sono poche case, devi avere anche un po' una botta di culo, no? Io penso per cercare dove vivo adesso ci ho messo 3 mesi, no? Poi per scegliere anche la cosa un po' più che mi piaceva, però è positivo questo, no? Da questo punto di vista, sai, se non è come l'Italia, almeno io non so, nel posto di mare non avevo mai avuto questa esperienza. Io mi ricordo che in Italia, a Padova, guardavo una casa, pensavo tranquillamente una settimana, due,
e dico mi prendo quella, no? La scelgo. Qui vai a vedere una casa, ci sono già 30 appuntamenti, se non scegli lo stesso giorno, cioè, l'hai persa. Quindi anche da questo punto di vista ci vuole un po' più di flessibilità. Però questa cosa qua mi piace perché vedo che c'è un'apertura anche nel contrattare. In Italia magari non so, io non avevo casa proprio, non facevo, però anche per esempio questo ragazzo mi parlava nel fatto di parlare anche nel contrattare, c'è più apertura, no? Vai in un posto di lavoro, mi diceva tu puoi contrattare, no? Non è che devi stare lì 1200 è finita, no, puoi contrattare, guarda io voglio questo, prendo questo, possiamo fare. Quindi questa cosa qua secondo me è perché c'è più apertura, se quando ti arriva un olandese che apre un ristorante, è aperto mentalmente, oltre ad avere magari disponibilità, è aperto mentalmente, guarda ascolta io sono qua, ho questa esperienza, quindi c'è più apertura da questo punto di vista. Poi è chiaro che magari ti manca un po' la famiglia, eccetera, proprio se tu non vai a abitare dall'altra parte del mondo, un'ora e mezza, due, torni a casa, ci può stare da questo punto di vista. Quindi dipende un po', questa è la nostra esperienza, per noi ad oggi è positiva, in Spagna è molto positivo, come ho detto il clima, ok il cibo non è come quello al 100% italiano, la stessa frutta, verdura, mi piace molto di più quello dell'Italia, però è solo questo un po' più negativo, per il resto la mentalità aperta, il fatto di parlare le lingue, vivere al mare, al sole, per carità anche in Italia ci sono, cioè il sud Italia secondo me è pazzesco, se fosse un po' più internazionale e con un altro governo, mannaggia, sicuramente non sarei andato via dall'Italia, sarei rimasto al sud Italia, perché è un'ottima opportunità, lì c'è il mare, c'è il cibo pazzesco, ok? Quindi chi ha la possibilità di avere un business online e vive in Sud Italia, secondo me fidati e magari, non so, non cerchi questa internazionalità, l'Italia non si può cambiare, cioè, è la migliore, siamo il migliore del mondo, infatti qua quando tu parli italiano siamo il top. Quindi da questo punto di vista mi ha fatto anche avere consapevolezza di essere comunque fiero di essere italiano, perché secondo me siamo i migliori, c'è poco da fare, e è positiva. Se tu hai esperienza, se anche tu vivi in Spagna, fammelo sapere qui sotto nei commenti qual è la tua esperienza, magari ne parliamo anche nei commenti. Ok? Ci vediamo al prossimo video. Spero che ti sia piaciuto, che magari ti abbia dato un'ispirazione, questo è il mio intento, no? Faccio un video per dare valore e ispirazione.